Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questa seconda parte di questo tutorial sui driver a compressione. In questa vedremo perché mai si presentano queste distorsioni a bassi livelli di segnale e in quale misura. Allora, apro e chiuso una parentesi, ricordo che questi miei video tutorial sono rivolti a persone non esperte, curiose, che vogliono apprendere qualcosa di acustica, elettroacustica, quindi sono di carattere prettamente divulgativo, si ragiona per sommi capi e concettualmente, ok? Poi eventualmente per chi desidera approfondire vi sono testi specifici, vi sono siti e istituzioni apposite e molto più, diciamo, affidabili per certi versi. Io posso commettere qualche errore per ovvi motivi. Ok, fatte queste due precisazioni, ritorniamo a noi. Allora, ci sono delle cause principali e non che possono causare queste distorsioni a bassi livelli. Alcuni di questi sono presenti anche su altri driver elettrodinamici, elettrostatici e così via, mentre alcuni di questi in particolare hanno una maggiore valenza per quanto riguarda i driver a compressione, ok? Poi man mano le vedremo. E partiamo con questo attrito statico e le non linearità meccaniche. Ovviamente quando parliamo di bassi segnali è sottinteso che questo piccolo segnale generi una forza debole, ok? Che è insufficiente a vincere quell'attrito o quell'inerzia della membrana o di qualsiasi corpo che deve essere messo in movimento, come può essere la bobina stessa, può essere la sospensione del diaframma, il centratore e qualsiasi altra cosa. Quindi parliamo di più che altro di un attrito viscoso, ok? Non deve essere inteso come diciamo nel modo più classico, ovvero quando ci sono dei corpi che magari a contatto uno si deve spostare, quindi necessita di una forza e tra questi c'è questo attrito, quello in modo più classico. Ricordo, anzi ho fatto una nota, queste perdite meccaniche sono sotto la voce del parametro RMS di parametro TL small. Anche questo parametro racchiude perdite meccaniche, ok? Chiaramente nel driver a compressione sono presenti anche altre perdite, tra queste viscose, quindi non sono analoghe, ok? Però rappresentano le stesse perdite meccaniche in questo caso, che pur sono classificate tali. Dicevo, cosa succede e perché si presentano queste distorsioni? Allora, quando il segnale è debole e da tale segnale viene sviluppata una tale forza, si può verificare che praticamente questo è appena sufficiente da mettere in movimento diciamo il corpo, quindi supera, quindi applicata una forza, l'attrito statico viene superato, c'è questo gap e poi il corpo diciamo dovrebbe mantenere un attrito dinamico, ok? Che viene conservato durante tutto il moto. Il problema nasce perché in questo caso specifico noi non abbiamo una forza costante, il nostro segnale è un segnale alternato oscillatorio che varia nel tempo e in alcuni momenti addirittura cambia direzione di moto, ok? Difatti oscilla avanti e indietro. Quindi questo stato, ok, da statico a dinamico è una particolare condizione che si ripresenta in modo frequente, proprio da frequenza, infatti più alta la frequenza e più si ripresenta. Cioè, in effetti, quando il segnale è piccolo si crea un equilibrio precario che fa sì che si oscilla tra statico e dinamico e quindi si crea questo piccolo gap di saltello, ok, che ovviamente solo a bassi livelli di segnali si presenta. Quando la forza
è tanto e tale, ovviamente il problema non si pone. Fortunatamente le diciamo distorsioni che si presentano sono inferiori, tipicamente pari, quindi seconda e quarta armonica. Avevo trovato questa analogia, l'ho scritta per quanto riguarda un oggetto pesante su una superficie ruvida, per far diciamo comprendere meglio questo saltello, ok, dato dalla superficie ruvida, che in effetti rende il moto diciamo saltellante, ok? Forse non era proprio appropriato, scusate il gioco di parole. Comunque sia, non solo è presente questo, ma abbiamo anche un minor controllo sulla membrana dato dal basso segnale, ovviamente come dicevo basso segnale e bassa forza, e quindi il controllo sulla membrana è basso. A maggior ragione quando vengono usati materiali più pesanti della carta, quali l'alluminio, il titanio, ok? Essendo più rigidi sono anche più pesanti, e questo genera un ulteriore diciamo svantaggio al movimento, visto che c'è maggiore inerzia essendoci maggiore massa, ok? E anche oltretutto essendo il nostro dispositivo un dispositivo di alta tecnologia e di precisione, è poco tollerante alle imperfezioni, è poco tollerante, sì. E quindi se ci fosse, ad esempio, una leggera mancata centratura o anche una proprietà elastica non omogenea nella sospensione, un driver classico a vista sarebbe più tollerante. In questo caso invece il driver a compressione è meno tollerante, cioè in certo senso è un ottimo amplificatore, ma riesce a amplificare anche ciò che non è buono, ok? Quindi se c'è un difetto lo mette diciamo, in risalto. E torniamo alla questione delle perdite viscose, ok? Quindi sappiamo che l'aria deve attraversare questi condotti, questi fast plug, rifasatori. Quando il livello è basso, anche la velocità dell'aria o del fluido che attraversa il condotto è basso, e questo si può distribuire diciamo a strati. Difatti se vedete questa immagine, mi dispiace che è piccola ma non ho spazio, vedete queste linee sembrano diciamo un composto a strato, quindi è stratificato, ok? Essendo stratificato lo possiamo intendere anche come se ci fossero delle lamine sottili che compongono diciamo questo fluido, ok? È proprio questa la derivazione da lamine a laminare. In questo caso il flusso è omogeneo e quindi le perdite sono basse. Quando invece la velocità inizia a aumentare, si verifica un fenomeno che queste molecole dell'aria o del fluido in contatto con la parete vengono decelerate. Essendo decelerate rispetto alle altre che stanno più al centro, si creano dei vortici, ok? E quindi si crea diciamo, un moto, un flusso turbolento. Se voi vedete solo la parte centrale è più o meno omogenea. Essendo diciamo, un moto turbolento caotico, questo praticamente genera per forza di cose delle perdite. Quindi quando parliamo di perdite parliamo di inefficienze, quindi possiamo dedurre e concludere che, sintetizzando al massimo ovviamente, se introduciamo una certa energia in questo condotto, senza andare nello specifico, se andiamo a calcolare l'uscita di questo condotto troveremo un'energia inferiore perché ci sono state delle perdite. Non solo, visto lo stato caotico ad alta velocità che vengono a crearsi, diciamo, viene a crearsi nel condotto, se ci fosse una micro oscillazione data da un segnale molto basso, è ovvio che una piccola oscillazione introdotta in questo caos sarà smorzata.
è palese, no? Aspettarselo. Possiamo rappresentare questo perdite attraverso questa piccola formuletta: mu per v che è la velocità, mu è la viscosità del fluido, aria che dir si voglia, qualsiasi fluido che attraversa un condotto, dicevo mu per v su d alla seconda. Già da questo si può evidenziare e rilevare che riducendo d aumentano queste perdite. Questo ci dovrebbe ricordare un altro sistema che fa uso di un condotto del genere. Quale dovrebbe essere? Qual è? È il classico bus reflex. Anche questo fa uso di un condotto nel quale fluisce dell'aria, no? È attraversato da un'aria. In questo caso, però, visto che c'è più cultura in questo senso, sappiamo che quando il condotto è piccolo questo soffia, cosa risaputa. Soffia vuol dire che c'è turbolenza, quello che stavamo osservando, ma ovviamente in questo caso nel sistema bus reflex le perdite non sono poco considerate, ma vale anche per il bus reflex. Se riduciamo molto il condotto aumentiamo molto le perdite, e difatti in passato chi ha una certa età come me si ricorderà che c'è stato, o quantomeno voglio dire lo si potrebbe avere anche adesso, insomma si potrebbe realizzare, ma è stato commercializzato, quello che volevo portare in evidenza, un sistema facendo uso di questo particolare principio nel quale veniva applicato un condotto, diciamo, reflex, ma questo condotto era composto da 1000 tubicini, no? Come tipo delle cannucce che andava a comporre questo condotto. Ovviamente, essendo questi condotti piccolissimi, le perdite crescevano a dismisura, ma in questo caso era diciamo, una condizione ricercata, si voleva introdurre delle perdite. Difatti questi erano i classici sistemi aperiodici. Aperiodici perché, per sommi capi, era un sistema, volendo usare delle virgolette, diciamo ibridi, cioè non era né bus reflex e né diciamo sospensione cromatica. Quando l'altoparlante aveva determinate caratteristiche si poteva adottare questo sistema per avere un'efficienza diciamo ragionevole, ok? Poi in seguito vedremo un attimo come vengono rapportate queste perdite in funzione della potenza, ok? E veniamo all'isteresi magnetica. Questo ovviamente non è presente solo sui driver a compressione, sono presenti su tutti i diciamo, dispositivi che fanno uso di un materiale magnetico. Quando sono ferromagnetici c'è diciamo, un residuo di steresi maggiore, meno se fanno uso di neodimio, ok? Spesso nei driver a compressione fortunatamente si usa questo tipo di diciamo, magnete permanente che ci fa capire che in effetti è più di qualità, ok? E effettivamente anche questo, voglio dire, è fonte di distorsione nell'eventualità si usasse, diciamo, il ferro magnetico classico. E una cosa abbastanza particolare che caratterizza i driver a compressione è questa autocompressione stabilizzante, che sembra più una favola che altro, ma in tutti gli effetti è abbastanza semplice. Abbiamo visto, e per il suo funzionamento si deve creare una camera di compressione. Questa camera di compressione, come dice la parola, presenta una compressione, quindi c'è una pressione all'interno di questa camera. Ebbene, come abbiamo visto in passato, tutte le superfici radianti presentano delle aree che nel movimento, voglio dire, del cono, queste non si muovono in sincrono, ok? E creano si creano delle sorgenti sfasate. Queste aree creano i fatidici break-up, quindi punti di rottura, che è un'altra forma di distorsione. Ebbene, questo fenomeno legato a queste aree di distorsione
che creano distorsione, quando la membrana è sotto pressione viene stirata in qualche modo, viene compensata, quindi l'effetto di distorsione vista in questi termini viene compensato in qualche modo, ok? È molto più lineare l'area membrana sotto questa compressione. Ovviamente più è alta la compressione e più è stabilizzata. Se il segnale è basso, ok? Perché stiamo parlando quando il segnale è basso, questa forma di stabilizzazione è meno presente, ovviamente, e si possono presentare quelle risonanze parassitiche che caratterizzano anche tutti gli altri tipi di driver, ovviamente. E arriviamo infine, non infine, è arrivato il momento giusto per parlare di queste diciamo perdite rapportate alla potenza, ok? E partiamo proprio dalla formuletta della potenza acustica, che è data dalla pressione efficace RMS al quadrato per l'area radiante per ρc, che è la caratteristica, diciamo l'impedenza caratteristica dell'area. Dalla formula si evince chiaramente che la potenza è in rapporto quadratico con la pressione, ok? Poiché la pressione acustica è direttamente proporzionale all'ampiezza del segnale in ingresso V, possiamo affermare che la potenza acustica è proporzionale al quadrato del segnale, quindi V al quadrato. Ora sappiamo e abbiamo visto che le linearità, okay, le perdite viscose, sono direttamente proporzionali all'ampiezza del segnale, quindi V, e abbiamo visto appena sopra che la potenza è proporzionale al quadrato del segnale. Ora facciamo un piccolo esempio: se il segnale raddoppia, le perdite raddoppiano perché sono in rapporto, diciamo, diretto, ok? Direttamente proporzionale. Ma la potenza quadruplica il rapporto quadratico, fortunatamente. Ma se è vero questo, è vero anche l'inverso, ovvero se il segnale si dimezza, quindi si abbassa, le perdite si dimezzano, Bene. Ma la pressione diventa di un quarto, quindi si abbassa notevolmente rispetto alle perdite. Ed ecco che in questo caso le perdite possono risultare maggiori in rapporto alla potenza. Per questo, non per altro. Semplice. Ok? Riepilogando e tornando a questi condotti rifasatori, cioè che sono stati introdotti per rifasare il segnale, questi fast plug, che fanno uso di questi canali che abbiamo visto che possono indurre queste perdite ai bassi livelli, perdite viscose, che diventano proporzionali diciamo, al segnale. Abbiamo visto anche questo effetto di soglia per l'attrito, ok? Per le perdite, e ovviamente quando l'aria non fluisce con una certa regolarità va a alterare anche il controllo di fase, quindi si viene a verificare una mancata coerenza di fase, si vengono a creare questi attriti, queste perdite per viscosità. Di conseguenza, facendo tutta una somma, quando il segnale è debole, e parlo di debole nel senso piccolo, se ci sono dei suoni lievi, delle voci sussurrate, degli strumenti a basso volume, possono apparire o essere percepiti meno nitidi per ovvi motivi, li abbiamo elencati, o un pochino più granulosi, sono forse un termine non proprio appropriato, ma per far capire che può essere può sembrare di una risoluzione grossolana, ok? Difatti noi possiamo trovare a 100 decibel una distorsione dello 0,5%, ok? Che si può trasformare a 80 decibel, quindi 20 dB sotto, al 2 al 4%. Anche la distorsione di intermodulazione tende a aumentare a bassi livelli per insomma queste cause di non linearità, ok? Per le perdite. Apro una parentesi e ritorno a ciò che abbiamo elencato nella prima parte, cioè il rapporto di compressione verso la Fmin.
perché mi sembra di aver capito che non tutti, anzi qualcuno, non è d'accordo su quanto ho affermato, cioè che la Fmin dipende dal rapporto di compressione. Mi è stato riferito che la Fmin dipende dalla frequenza di risonanza dei condotti. Ora è chiaro che qualsiasi affermazione o processo logico che si vuole instaurare deve essere coerente in tutto e per tutto, cioè in qualsiasi contesto non andremo a inserire, deve essere coerente, sia, come dicevo, un processo logico verbale e sia che sia, voglio dire, una formula matematica. E parlando di formule matematiche, queste formule, come tutti i processi logici, perché la formula è un processo logico matematico, deve essere coerente, non deve creare contraddizioni, deve essere derivabile, ok? Deve avere delle equivalenze. Io posso arrivare a una conclusione matematica anche attraverso anche altri processi matematici, e partendo anche da domini diversi debbono convergere, cioè debbono portarmi allo stesso risultato. Come si può notare anche da queste due formulette, per quanto riguarda la pressione acustica, che è data da il diaframma alla quarta, la frequenza alla quarta, per X max alla seconda. Ne abbiamo discusso nel tutorial sulla VD. Qui è abbastanza evidente, data una frequenza, se riduco il diaframma si abbassa la potenza, ovviamente. Ma questo principio lo possiamo derivare anche dalla formuletta delle perdite. Se viene ridotta la superficie del condotto D, aumentano le perdite. Se aumentano le perdite si abbassa la potenza. Non cambia nulla, come vedete. C'è coerenza, non c'è contraddizione, ok? Ora, per essere ancora più chiaro, qualcuno mi dirà: ma nel condotto non c'è una superficie radiante, quindi non possiamo applicare le stesse formule. No signore, non è così. Una sorgente sonora è tale quando questa produce un suono, un rumore, una qualsivoglia perturbazione di pressione che può essere percepita. È una sorgente sonora. Essendo tale, a questa vengono applicate tutte le formule che valgono per le altre. Non esiste, voglio dire, una condizione di stato unico, ok? Una formula è tale e affine a se stessa nel modo più assoluto. No. Quindi, come è vero, e l'abbiamo visto precedentemente, in un bus reflex abbiamo un condutto reflex che risuona come risuonava un condutto, diciamo, rifasatore per quanto i fast plug. Ora è impensabile anche in un bus reflex. Io abbasso la FB e cosa faccio? Abbasso la Fmin? No, ovviamente no. In una minima misura sì, certamente. Ma se non ho un volume del Vox che mi sopporta, abbassare la FB non comporta nulla, anzi può crollare in modo drastico l'efficienza diciamo, di traduzione, ok? Succede la stessissima cosa per quanto riguarda i driver a compressione, uguale, identico, perché dicevo, un principio non deve andare in contrasto con un altro, non esiste. Allora, cosa succede quando una sorgente, questa diminuisce l'aria? L'abbiamo visto già precedentemente. Quando diminuisce l'aria di radiazione, la componente dell'impedenza acustica, la componente reattiva, aumenta e si abbassa l'efficienza di radiazione a una data frequenza. In questa condizione, che io abbasso la FB, non succede assolutamente nulla, abbiamo raggiunto il limite, stop, finiamo là. Quindi no, nel modo più assoluto. Abbassare la FB non estende, non abbassa, non va a modificare la Fmin nel modo più assoluto. Ma per l'amor di Dio, non è così. Ok? Certo, può contribuire, come contribuisce il condutto reflex in un sistema reflex, entro una certa misura sì.
Ma se noi abbassiamo la FB in un box ristretto, piccolissimo, ma che cosa facciamo? Non facciamo assolutamente nulla. Dicasi lo stesso per quanto riguarda i driver a compressione. Estendere la frequenza di risonanza del condotto può aiutare entro una certa misura, ma riducendo molto l'area per aumentare il rapporto di compressione, la Fmin si alza, perché la componente reattiva aumenta e l'efficienza si abbassa a quella data frequenza. Hai voglia di abbassare la FB? Non succede nulla, assolutamente nulla. Ok? Bene, e concludiamo. Sì, è vero, questi driver a compressione sono degli ottimi trasformatori di impedenza, ottimizzati per le prestazioni ad alto volume, alta efficienza, dove è importante, è chiaro. Sì, magari per applicazione hi-fi, dove magari necessita una maggiore linearità a bassi livelli, si può preferire un tweeter a cupola, un tweeter a nastro o soluzioni ibride che fanno uso magari di una tromba per aumentare l'SPL e magari altro per i dettagli. La distorsione a bassi livelli nei driver è un compromesso progettuale consapevole, ovvero si accettano, voglio dire, questi limiti in bassa frequenza, questa distorsione per, diciamo, avere un maggiore livello, ok? Quindi questo migliore efficienza, migliore amplificazione, mettetela un pochino come preferite, ma vi ricordo che la percezione di queste distorsioni, che possono raggiungere anche il 2 e il 4%, sono inferiori, classificate pari e sono eufoniche. Cosa vuol dire eufoniche? Che praticamente sono soggette a, diciamo, a interpretazione, dipende da chi ascolta e vengono percepite come non sgradevoli. Può cambiare da soggetto a soggetto, ma in genere non sono, le distorsioni pari non sono sgradevoli. Per due motivi non sono sgradevoli. Uno, perché il nostro sistema di percezione uditiva anch'esso ha una distorsione pari, ok? Quindi ricevendo una distorsione pari gli associa, voglio dire, familiarità, non gli disturba. Non solo, queste distorsioni di ordine pari possono essere anche considerate anche assonanti e consonanti, ovvero sono multipli interi della fondamentale e quindi fanno parte delle frequenze accordate, ok? In armonia per certi versi. Quindi in buona sintesi è vero tutto ciò, ma tutte queste distorsioni vanno pesate in funzione soprattutto dell'energia che si sta riproducendo, che viene riprodotta. Tanto maggiore sarà questa, tanto minore saranno, diciamo, queste tonalità, verranno sempre meno percepite, ok? Oltretutto le distorsioni di intermodulazione anche del 10% non sono facilmente percepibili. Quella totale magari un pochino sì, ma visto che sono euforiche, assonanti, consonanti, voglio dire, non vengono percepite come di disturbo, possiamo concludere a tutti gli effetti che questi driver a compressione, ovviamente anche se presentano queste distorsioni a bassi livelli, restano degli ottimi dispositivi anche per impiego hi-fi. Quindi voglio tranquillizzare tutti i miei amici che magari hanno comprato un driver a compressione o avevano intenzione di comprare un driver a compressione, fatelo tranquillamente. Sorrido perché qualcuno avrebbe potuto pensare che ero contro questo tipo di dispositivo nel modo più assoluto. No, considerando anche, come dicevo, il rapporto di prestazione e percezione nelle condizioni reali di utilizzo. E in effetti è questo. Ho voluto presentare questo prodotto e vagliarne l'efficacia e i suoi limiti usando questa tecnica, diciamo, di marketing, cioè presentare i difetti per poi smontarli e presentarlo al meglio. Ovviamente spero che questo sia apprezzato, non quanto la tecnica, perché voglio dire non c'entra assolutamente nulla,
ma per quanto riguarda, voglio dire, questo mio piccolo sforzo per aver ingegnato questo tutorial, spero sia stato di vostro interesse. Se è così, mettete un mi piace per darmene atto. Ovviamente, laddove avessi commesso qualche errore, me lo fate presente, e apro e chiudo una parentesi. Ovviamente tutti quanti avete partecipato attivamente, laddove ci sia qualche errore me l'avete segnalato molto educatamente, ma c'è qualcuno che si è presentato, voglio dire, dicendo ho sbagliato senza specificare dove. In questo caso è scorretto, sono, diciamo, atteggiamenti infantili, restano delle illazioni. Volendo partecipare si indica anche con precisione dove e perché, ok? Diversamente, ripeto, l'operazione di per sé è un atteggiamento che fa solo sorridere. Comunque sia, come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!